Ciao a tutti Cubers, oggi mega unboxing. Qualche settimana fa era il mio compleanno e questo pacco me l'hanno regalato i miei amici, l'hanno preso su Cubein. Non so cosa ci sia all'interno di questo pacco, l'unica cosa che so è che sono cubi che mi mancano perché mi hanno chiesto la mia wishlist. So che hanno utilizzato il codice creatore SMCuber per avere uno sconto. Faccio giusto un piccolo spoiler. Cominciamo da questo. È il Lego Cube della Function. Come potete vedere è un 3x3, tutto nero e ha gli agganci per attaccarci i Lego che sono inclusi nella scatola. Come vedete sì, il pezzo Lego si va ad attaccare sul cubo e così andiamo a comporre tutte le facce. Questo è come si presenta il cubo da assemblato. Come vedete è veramente un bel cubo e andiamo a provare un po' i giri. Il giro non è male, chiaramente non è un cubo da speed cubing, è anche abbastanza flessibile, come potete vedere ha un leggerissimo taglio. E niente, c'è poco da aggiungere, è un classico 3x3 che però ha questa estetica veramente molto particolare. In questo caso ho messo il pattern di colori classico di un cubo della Rubik, però chiaramente essendo che i pezzi potete staccare e riattaccare potete scegliere qualsiasi pattern, quindi ad esempio mettere il bianco al posto che ho posto al giallo potrei metterlo a fianco e così via. Detto questo, i cubi sono tanti, passiamo al prossimo. Eccoci qua col secondo cubo. Questo è il Ghost Fisher 2x2 della Yumo. Come vedete è un cubo Fisher però tagliato in versione Ghost, infatti se andiamo ad allinearlo ora il cubo può girare. È un classico 2x2 con un taglio molto particolare, è monocolore quindi chiaramente va risolto per forma ed è stampato in 3D. Come vedete i pezzi esterni hanno tutte le classiche linee della stampata in 3D e internamente c'è un cubo a cui sono incollate queste estensioni. Il giro è buono, cambia molto forma, se vedete con un paio di giri il cubo è completamente mescolato. Qua possiamo vedere chiaramente il taglio a Fisher Cube e andando però a girare lo strato superiore e inferiori non sono allineati, vedete, essendo il cubo in forma cubica non sono allineati, io qua non posso girare perché non ho la linea continua. Andando invece ad allineare, come in tutti i Ghost Cube, posso iniziare a girare il cubo. Non credo sia un cubo difficile, però è una bella aggiunta alla collezione. E detto questo possiamo passare al prossimo cubo. Passiamo al terzo cubo di questo unboxing. Questo è il Pandora Cube della Moyu. Nonostante la forma sia veramente molto particolare, in realtà è un 3x3. Infatti questi sono i centri, questi gli angoli e questi gli spigoli. Andando a fare un giro si vede chiaramente che è un 3x3, hanno accorciato gli spigoli, hanno allungato gli angoli in modo da dargli questo aspetto molto particolare. Gira molto bene, andiamo un po' a mescolarlo, tanto è un classico 3x3 quindi non c'è nessun problema. Il giro è veramente molto buono, arriva già lubrificato, ha pure un leggero taglio, anche se in cubi del genere non servirebbe, però fa sicuramente piacere. Tenendolo così si possono distinguere bene i centri dagli spigoli e dagli angoli. Cubo veramente molto bello che non vedevo l'ora di aggiungere alla mia collezione, ma passiamo al prossimo cubo. Eccoci col quarto cubo di questo unboxing. Questo è il Gear Barrel Cube della Kiyi. Questo, come può suggerire il nome, in realtà è un Gear Cube cilindrico e come tutti i Gear Cube fa giri di 180 gradi su tutte le facce. Come vedete quando vado a girare gli spigoli, che sono degli ingranaggi, ruotano e anche nella zona curva, stesso discorso, giri di 180 gradi e gli spigoli ruotano. Il cubo in questione gira molto bene, cioè se andiamo a muovere gli ingranaggi non si incastrano mai, ottimo. E il cubo è composto da spigoli, che sono questi qua, dal centro e dagli angoli. Stessa cosa vale per le facce laterali, questo è il centro, questi 4 sono gli spigoli, che sono le parti che effettivamente ruotano nel cubo, e questi sono gli angoli. E niente, andiamo a mescolarlo, fai vedere un po' come gira. Passiamo al quinto cubo di questo unboxing. Questo è il Gemini Plus Cube della Lan Lan. Detto sinceramente non pensavo mi prendessero questo cubo perché ne so veramente poco, l'ho aggiunto perché mi sembrava molto particolare, ha tantissimi pezzi. Mi trovo un po' in imbarazzo perché non saprei cosa dirvi, non so bene come funziona, quindi lo scopriamo insieme in questo momento. Allora, da quello che so dovrebbe girare ok qui, il giro è abbastanza duro, bisognerà sicuramente lubrificarlo. Possono girare queste facce qua, anche questa e di conseguenza immagino anche questa qua superiore, sì. Ma se non ricordo male possono girare anche questi angoli qua con un giro un po' diverso, esatto, qua girano direttamente sugli angoli. Quindi andando a dare un'occhiata un pochino più approfondita mi pare di capire che ci sono 4 angoli che ruotano su se stessi con questo stile qua e invece altri 4 che ruotano su, diciamo, le facce laterali, così. Di questo cubo so che c'è anche una versione più semplice in cui ci sono questi pezzi che sono un tutt'uno, vi lascio una foto per mostrarvelo per chi fosse interessato. Se andiamo ad alternare una di queste facce laterali con giri di
120 gradi e andiamo a ruotare uno di questi angoli, vediamo come i pezzi possono essere interscambiati e il cubo cambia forma. Mi sembra abbastanza complicato, infatti non voglio mescolarlo adesso, me lo studierò con calma prossimamente, perché questo è un cubo che va preso veramente con le pinze. Guardate però quanti pezzi ha in una singola faccia. So per certo che questo cubo mi farà perdere la testa. Non perdiamoci in chiacchiere e passiamo al prossimo cubo. Sesto cubo di questo unboxing, il Gear Shift Ball della Kiyi. E come funziona? Funziona esattamente come un Gear Shift, però in questo caso è sferico. Come nel Gear Shift possiamo aprire il cubo e ruotare gli ingranaggi delle due metà e poi richiudere il cubo. Oppure possiamo prendere gli ingranaggi singolarmente e tutto il cubo si muove in contemporanea. È un po' scomodo da muovere perché avendo una forma sferica non si ha nessun punto di grip, però in realtà il cubo girerebbe anche abbastanza bene. Andiamo ad aprirlo. Come vedete il cubo tramite questo meccanismo molto particolare si apre in due metà e ora sono indipendenti l'una dall'altra e possono ruotare. Una volta che diciamo si è mescolata una parte, il cubo si può richiudere e poi si può rigirare. Cubo molto interessante, secondo me sarà un pochino più complicato da risolvere perché a differenza del Gear Shift classico nel quale tutti i pezzi erano diciamo angoli a tre colori, in questo caso ci sono anche questi centri che sono monocolore e quindi magari potrebbero dare origine a qualche caso di parità particolare. Al momento non lo so, quindi non appena mi cimenterò nella risoluzione magari vi farò sapere. Detto questo passiamo al prossimo. Eccoci qua col settimo cubo. Questo è il Rua Cube della Lan Lan. Anche di questo cubo non so dirvi molto perché lo avevo aggiunto da poco in playlist e non ho avuto il tempo di studiarmelo bene. Ad ogni modo dovrebbe essere una sorta di modificazione dell'Helicopter Cube. È un cubo composto da 12 facce, il cubo gira attorno alle facce, come vedete con giri di 180 gradi. Se andiamo a prendere una qualsiasi faccia gira in questa maniera, ma oltre ai giri 180 gradi su tutte le facce ha un giro un po' particolare che come l'Helicopter Cube può fare il jumbling, quindi andando a girare parzialmente il cubo, vedete in questo momento il cubo non è allineato, andando a fare un secondo movimento il cubo gira ancora e cambia forma e continuando a fare movimenti il cubo cambia decisamente forma. Anche in questo caso ho paura a mescolarlo e non lo mescolerò, bisogna di studiarmelo con calma, però cubo veramente molto figo, gira così e così. Diciamo che i cubi della LAN non sono particolarmente noti per il loro giro, però è un cubo veramente molto strano che volevo avere in collezione e sono sicuro che dopo averlo lubrificato un po' girerà perfettamente. Detto questo passiamo al prossimo. Eccoci qua con l'ottavo cubo di questo video. In questa bella confezione arriva il Coin Cube della Kiyi. Come funziona questo cubo? Questo cubo è composto dagli angoli, da un centro e da questi petali. Si girano gli angoli e si possono interscambiare i petali facendo ruotare questa ruota centrale. È un cubo abbastanza semplice che però gira veramente molto bene, devo dire. Mi piace molto il giro che ha sugli angoli perché è molto morbido e si blocca. Quando arriva nella posizione corretta si blocca. Andiamo un po' a mescolarlo, tanto è un cubo piuttosto semplice. Bene, l'ho un po' mescolato, proviamo a risolverlo. E come detto è un cubo abbastanza semplice, infatti risolto. Molto soddisfatto anche di questo cubo, passiamo al prossimo. Nono cubo di questo unboxing. Questo è il Shattered Eye Cube della Z Puzzle. È un cubo che ha un funzionamento molto simile a quello precedente, il Coin Cube, in quanto girano gli angoli e possono girare i centri in questo modo. Il funzionamento è praticamente lo stesso, anche se il cubo è un po' diverso. Andando a girare gli angoli possiamo interscambiare i centri e continuare a ruotare gli angoli. Cubo piuttosto semplice anche questo. Il cubo gira molto bene, ha un sistema di click che quando il cubo arriva in posizione blocca il pezzo e invece le rotelle girano liberamente senza nessun tipo di blocco. Proviamo a risolvere anche questo qui al volo e il cubo è risolto. Pezzo molto carino che se non avete nella vostra collezione sicuramente vi consiglio. E passiamo al prossimo cubo. Eccoci qua col decimo cubo. Questo è il Diane MF8 Crazy Pentahedron. C'è una serie di questi cubi che ogni cubo ha il nome di un pianeta e questo è il pianeta Giove. Nella serie completa magari cambiano in alcuni, ci sono i cerchi anche su queste facce laterali. E che cos'è questo cubo? È un pentaedro, vedete, ha 5 lati, 1, 2, 3, 4 e 5 e la faccia superiore e inferiore sono in versione crazy, quindi hanno un cerchio. Ha un pattern di colore molto particolare, infatti siamo abituati ad avere sempre il giallo opposto al bianco, ma in questo caso giallo e bianco sono vicini. Mi piace il fatto anche che abbiano scelto il viola come colore, non è un cubo molto utilizzato nei cubi, ma secondo me merita. E come gira? Chiaramente girano questi tre strati, 1, 2,
e 3, e si muovono anche queste facce qua, quindi se andiamo a girare questa, ok, il cubo si mescola. Possiamo vedere come in questa faccia superiore il cerchio centrale sia scollegato dalla parte esterna, infatti se muoviamo il primo strato la parte centrale rimane immobile. Faccia opposta invece, quando andiamo a girare lo strato esterno si muove anche il cerchio centrale. Cubo abbastanza datato, che però gira comunque bene. In realtà non so dirvi se sia complicato o meno, in quanto ho solo provato il pentaedro classico della Shengshu, che però è abbastanza diverso da questo. I colori utilizzati sono il bianco, l'arancione, l'azzurro, il giallo e il viola. Sinceramente al momento non so cos'altro aggiungere, lo proverò e vi farò sapere. Passiamo al prossimo cubo. 11° cubo di questo unboxing. Questo è il Banana Cube della Fangxing. Di base è un 2x2x3, se andiamo a vederlo così vediamo 2x2x3. È un cubo della serie dei frutti, vi lascio un'immagine se magari qualcuno di voi è interessato, e cambia decisamente forma. Può fare giri di 180 gradi lungo gli strati lunghi e giri 90 sui lati corti. Cubo che gira veramente molto bene, devo dire. Io attualmente avevo soltanto la mela come cubo frutto, quindi diciamo che posso aggiungere un altro pezzo alla collezione. Cubo molto simpatico che gira sorprendentemente bene, come vedete mescolandolo prende forme molto particolari. Non voglio soffermarmi oltre, passiamo al prossimo cubo. 12° cubo di questo unboxing. Questo è l'X-Cube versione 2 della Yumo. Recentemente sono usciti questi cubi della Yumo, versione 1, 2, 3, di cui vi lascio un'immagine in sovraimpressione. Cambia semplicemente l'inclinazione di questo strato. Se teniamo il cubo in posizione risolta non può girare. Andando però a fare un giro di 90 gradi, ora il cubo è libero di girare. Il funzionamento dovrebbe essere molto simile a uno Square One, credo. Anzi, forse è più simile a un Pizza Cube, in quanto ci sono questi spicchi che girando di 60 gradi possono essere interscambiati. Sì, ok, esatto. Il cubo cambia anche forma. Come vedete, andando a fare giri di 60 gradi su strato superiore e inferiore, alternato a giri di 180 gradi, il cubo può essere mescolato. Anche questo, come potete vedere, è un cubo stampato in 3D, è un cubo veramente molto grande. Andando a confrontarlo con un 3x3 si può chiaramente vedere la differenza. Gira molto bene. Io ho preso la versione 2, che in realtà cambia di poco, nel senso che la versione 1, se non ricordo male, è il cubo in questa posizione però con gli sticker corretti, diciamo, nel senso che qua ci sarebbero i gialli, qua i blu. Io invece ho preso la versione 2 che è sfasata di 90 gradi. Mi sembrava un pochino più accattivante, non apporta nessuna difficoltà al cubo. Il cubo di per sé non dovrebbe essere troppo difficile, ma detto questo, passiamo al pezzo finale di questo unboxing. Questo era l'unico cubo che bene o male sapevo mi sarebbe arrivato, perché è l'unico che ho chiesto espressamente. È un cubo che non pensavo avrei mai potuto aggiungere alla mia collezione, infatti sono molto contento. Questo è il Petamix della Yuxin. Andiamo ad aprire la scatola. Arriva molto ben confezionato ed eccolo qua. All'interno c'è anche un panno per pulire il cubo. Questo è il Petamix della Yuxin. Come vedete è un cubo che veramente ha un sacco di pezzi. Andiamo subito a testare il giro. In questo cubo il giro è veramente incredibile. Gira con una facilità pazzesca, è veramente morbido al giro. Guardate come con facilità riesco a girare tutte le facce, tutti gli strati. E come immagino abbiate già capito, questo è un Megamix in versione 9x9. Quindi quel Megamix è un dodecaedro a 12 facce ed è composto dagli angoli, che sono questi qua piccoli, composti da 3 colori, da tutti questi che sono gli spigoli e da tutti i centri che sono questi interni. A differenza di come molti pensano, non è un cubo difficile da risolvere, è un cubo che richiede tempo. La tecnica di risoluzione è la classica che si utilizza anche per i cubi n/n, come ad esempio 5x5, 4x4, eccetera. Bisogna ridurre questo cubo a Megamix. Cosa intendo? Prima bisogna ridurre i centri. Tutti questi pezzi qua interni devono essere dello stesso colore, quindi in questo caso il bianco, il viola e tutti i colori, insomma. Successivamente si vanno a ridurre tutti gli spigoli, che sono questi, e infine utilizzando solo le facce esterne lo si va a risolvere come se fosse un Megamix. È un cubo che mi richiederà diverse ore di tempo per risolverlo, ma è un cubo che ho sempre desiderato avere nella mia collezione, perché mi ricordo quando iniziai, all'incirca 10 anni fa, il Petamix era il cubo più grande in commercio. Non era quello della Yuxin,
era quello della MF8 e costava tra i 2 e i 300 euro, una cifra folle, cubo che non girava neanche così tanto bene, insomma, poi in alcuni casi girava senza sticker, dovevi metterti da solo. Fortunatamente i tempi sono cambiati, adesso questo è un cubo con un prezzo decisamente più accessibile rispetto a prima e con un giro veramente da fargli invidia. Attualmente esistono anche versioni superiori di questo cubo, vi lascio qualche foto per chi di voi fosse interessato. Di questo cubo esiste anche una versione magnetica che non ho voluto prendere in quanto non è necessario, nel senso penso che aggiunga tanto peso a un cubo che comunque non è da speed cubing, è un cubo che va risolto con calma. Non è molto grande, se andiamo a metterlo a confronto con un cubo di Rubik classico vedete che le dimensioni del cubo sono abbastanza ridotte e devo dire che per la grandezza di questo cubo anche il peso non è così elevato, infatti è abbastanza maneggevole. Al momento non voglio mescolarlo, ma se questo video raggiunge i 30 like lo andrò a mescolare in un video. Sono veramente molto contento di questo cubo, non vedo l'ora di provarlo. Ringrazio ancora una volta i miei amici, passiamo alle conclusioni finali. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine del video. Ringrazio ancora una volta i miei amici che mi hanno regalato questo ben di Dio. Per chi di voi fosse interessato vi lascio i link di tutti questi cubi in descrizione, utilizzando il codice SM_Cuber avrete uno sconto. Come sempre vi invito ad iscrivervi, lasciare un mi piace e con un commento farvi sapere quale cubo vi è piaciuto di più. Detto questo, ci vediamo alla prossima. È bellissimo questo! Questo lo fa anche Emily, staccando i pezzi che sta toccando.